Ragazzi, un benvenuto tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo stratosferico, un modulo che ci ha fatto divertire tanto, ci ha fatto fare tutta una serie di vittorie consecutive e tra l'altro alcune anche belle larghe rispetto agli avversari. Andiamo subito a vedere di che modulo stiamo parlando. È un modulo ragazzi fondamentalmente quasi uguale a quello della settimana scorsa, come avete potuto capire forse anche dalla copertina, almeno magari per i più attenti. Ho fatto semplicemente qualche piccola modifica, il resto l'ho lasciato pressoché identico perché comunque era già un modulo che funzionava e come vi dico sempre ragazzi, i moduli quando funzionano, quando ci troviamo bene non dobbiamo cambiarli. Io poi facendo questo tipo di lavoro con voi, tra virgolette, devo comunque sempre portare contenuti aggiuntivi, contenuti nuovi, novità, mille variabili, mille varianti, quindi è ovvio che io purtroppo non posso tenere per troppo tempo una situazione statica e ferma, devo sempre inventarmi qualcosa di nuovo. Però diciamo che in questo momento ragazzi non ho potuto giocare purtroppo tanto anche per via di altre ragioni, però allo stesso tempo comunque un modulo che funziona, proprio per darvi anche conferma di quello che vi dico, ho deciso di tenerlo semplicemente facendogli qualche piccola modifica. Vediamo subito ragazzi il portiere, è un portiere difensivo ma lo lascio un pochino diciamo a libera interpretazione vostra perché secondo me va bene anche un portiere offensivo. Io la difesa ragazzi l'ho piazzata così, con 4 difensori veri e propri, senza terzini, anche perché come potete notare è veramente un 4-2-4 questo modulo. Io adesso ho alzato Ildiz a esterno, li potrei fare anche il CLS, che comunque sarebbe utile per venirci a dare una mano al centro, però mi sto trovando bene anche così, sono un pelino più offensivo così e di conseguenza ragazzi voglio provarla in questa maniera. Dicevo la difesa ragazzi ci metto uno sviluppo, piccola e grande parentesi valida per tutti i difensori ragazzi, la velocità, mi raccomando non metteteci difensori lenti perché comunque dobbiamo avere la prontezza e la velocità quando ci parte un Romario, un Mbappé, un Eto'o e via dicendo di prenderlo, quindi se ci mettiamo un difensore che ha 75 ragazzi buonanotte, baci e abbracci perché ovviamente non lo prenderemo mai contro un Mbappé, contro un Romario, un Messi e via dicendo, è difficilissimo, quindi io vi consiglio sempre quando fate le buildate bene le carte, certo fatele realistiche come vi dico sempre, quindi se ad esempio un Beckenbauer era molto forte in difesa, mettiamolo quindi molto buono sotto il punto di vista difensivo, questo diciamo è anche ottimo dal punto di vista tecnico pur essendo un difensore, però ragazzi buttate sempre un occhio alla velocità. La velocità secondo me deve essere almeno sugli 87-88 se non anche oltre 90, quindi mi raccomando non velocità inferiori. Idem con Van de Ven, infatti velocità 93, tra l'altro un po' settimanale. Molto interessante ragazzi questa carta che da quando ce l'ho sta giocando perennemente lui ed è un incontrista, quindi attenzione ragazzi alla passiva, incontrista, secondo me fondamentale metterci un incontrista abbinato o a uno sviluppo o a un terzino difensivo. Il terzino difensivo ultimamente va anche molto di moda, vedo nelle formazioni in giro per le divisioni, perché comunque è una carta che si tende a muovere stile sviluppo, nel senso che non fa tutti questi grandi movimenti se non più che altro di copertura e a me la cosa sta benissimo perché ho vicino un incontrista, quindi voglio a fianco uno appunto che non esca molto, uno che più che altro stia lì e sta lì anche molto bene, ve le guardate un po' che statistiche ragazzi, ripeto la tecnica la possiamo anche avere un pochino più bassa, non è importante, l'importante è che abbiamo la difesa molto alta, il contatto fisico, il colpo di testa e soprattutto come vi ho detto prima anche la velocità, l'accelerazione ce ne frega poco ma la velocità ragazzi è importante, l'accelerazione per chi non lo sapesse, apro una piccola parentesi, è quando noi abbiamo la palla al piede per correre più veloci, ma da difensore diciamo non è che mi faccio tutte queste sgaloppate in attacco, mentre Costa Curta ragazzi una carta che dovremmo avere almeno un po' tutti, è un terzino difensivo molto molto buono, ha delle bellissime statistiche, io l'ho maxato in questa maniera, una carta ormai un po' già vecchiotta nel gioco ma che comunque funziona sempre molto bene. Io vi consiglio ragazzi di mettere questi stili di gioco perché in questa maniera ragazzi la difesa veramente funziona molto molto bene. È vero non saremo magari
presenti in fase di manovra sulle fasce, o meglio sulla parte bassa delle fasce, ma comunque ragazzi abbiamo tanta qualità barra presenza qui davanti, cioè guardate un po' che carte. Partiamo dalla mediana. Io ci metto ragazzi un incontrista abbinato a un tra le linee. Come dico sempre, il centrocampo ideale per me è un giocatore di quantità e un giocatore di qualità, e qui abbiamo entrambi. Patrick Vieira non è scadente certo anche dal punto di vista di qualità, ma sicuramente inferiore a Pirlo, ma molto più quantitativo, nel senso che è un giocatore che recupera tanti palloni, più c'ha il booster sulla velocità, cioè scusatemi, sulla fisicità, e ragazzi è una carta veramente stratosferica. Se non avete un incontrista di questa tipologia va bene anche ragazzi un onnipresente. Se invece vogliamo avere una soluzione più conservativa, quindi metterci magari un giocatore, ecco, che stia ancora proprio più lì, allora ragazzi andiamo di collante e non sbagliamo. Qui ci metto ragazzi un CC e non un mediano, per il semplice motivo che se metto due mediani giochiamo proprio con la squadra spezzata, quindi proprio difesa e attacco. Invece così comunque Pirlo insieme a Bebeto, che dopo lo vedremo è un senza palla e quello è l'asso nella manica ragazzi, creiamo comunque un po' di unione fra i due reparti. Quindi Pirlo è chiaramente non c'è da commentare, non c'è da dire nulla ragazzi, è un giocatore stratosferico sotto ogni punto di vista, pecca magari un pelino di velocità, non sarà velocissimo, ma quando ha la palla fra i piedi ragazzi fa dei passaggi veramente top, oltre che comunque anche difensivamente è molto ottimo, molto valido. Io vi consiglio, se non avete lui, magari di metterci anche un Modric, un Pedri, secondo me potrebbe essere una soluzione ottima. Poi qui ragazzi io ci metto una seconda punta senza palla, una prima punta attaccante di rientro e un'altra prima punta opportunista. Ragazzi questi tre signori creano un macello, ma veramente una confusione totale nelle difese avversarie. Prima di tutto perché avendo tre stili di gioco diversi si muovono tutte e tre in maniera completamente diversa e quindi liberano spazi e fanno sì che noi possiamo dialogare e triangolare molto bene quando siamo appunto in fase di attacco, perché passi la palla a uno, l'altro fa un movimento, l'altro ne fa un'altra ancora e di conseguenza riesci a dialogare velocemente fra gli attaccanti e quindi di conseguenza a creare dei simpatici sentieri verso la porta avversaria. E questo senza palla ragazzi è un giocatore molto vecchio del gioco, forse una delle prime leggende che uscì. Io avevo avuto la fortuna di trovarla e ragazzi devo dire che tutt'oggi questa carta fa veramente le buche in campo, è una carta buggata è così ragazzi, è una carta veramente stratosferica. Senza palla tra l'altro forti non ce ne sono tantissimi in giro, quindi provate magari ecco un giocatore che abbia un po' questo tipo di body type, piccolino, un po' un furetto, ci potrebbe andare bene eventualmente anche un attaccante di rientro. E attenzione, in questa posizione qui io stavo usando Messi, che è un attaccante di rientro, e potrebbe funzionare, però a quel punto magari qui metterei o un regista creativo oppure qui, quindi lasciare Messi come attaccante di rientro sulla destra e qui mettere un regista creativo. Anche quella ragazzi è un'ottima soluzione, perché comunque il regista creativo tenderà a stare un pochino più in posizione e di conseguenza comunque noi fondamentalmente è questo quello che ci serve. Noi dobbiamo avere una persona che sta in posizione ma che allo stesso tempo quando trova lo spazio si butti, e il regista creativo fa proprio questo, fa questo tipo di movimento, quindi a girare un po' cercando gli spazi senza palla appunto, non tra le linee, perdonatemi, cerca un po' gli spazi senza la palla nei piedi, sì, anche tra le linee ovviamente, per poi imbucarsi quando si crea lo spazio giusto. Questo Mbappé è micidiale, è incredibile ragazzi, però ovviamente è una delle tante versioni di Mbappé, quindi se non avete questa non preoccupatevi, anche gli altri Mbappé vanno benissimo, questa versione però sicuramente che è uscita l'anno scorso era veramente incredibile.
Poi qui ci mettiamo un giocatore chiave esterno sinistro, va bene anche alla prolifica. Io oggi ho trovato questo Yildiz nuovo che è uscito dei pot settimanali e lo devo sinceramente ancora testare, nel senso che ancora non sono riuscito a provarlo, ma vi posso garantire che comunque qui il giocatore chiave, perché avevo l'altra versione di Yildiz uscita invece un po' più di tempo fa, funzionava molto bene, quindi presumo che anche questa non mi deluda, perdonatemi. Quindi di conseguenza vi consiglio, ripeto, se non avete un giocatore chiave così forte o comunque con delle ottime stats, va bene anche un'ala prolifica. Giocatori chiavi, tra parentesi, forti ragazzi ce ne sono tanti, anche usciti le settimane passate. Possiamo anche giocare eventualmente con un trequartista, cioè se proprio vogliamo magari un pochino più avere un po' più di dialogo, no? Centralmente vi consiglio il trequartista, però secondo me la soluzione migliore è comunque l'esterno, perché l'esterno ci dà la possibilità di giocare e a un certo punto allargarci, cosa che quindi oltre le triangolazioni avere anche una possibilità di scarico laterale, ragazzi, non è per niente male. Potrebbe andare bene anche un taglio al centro, sì, perché comunque così almeno evitiamo che si allarghi troppo, quindi ci può stare anche quello. Tra l'altro io utilizzo doppio gioco perché Stojkovic ha doppio gioco, quindi vie laterali e contropiede. Io attualmente sto utilizzando, non lo trovo, ok, attualmente sto utilizzando il contropiede, ma volendo posso switchare a vie laterali ed è una gran bella cosa, anche perché infatti vi farò vedere anche la panchina, mi porto comunque qualche giocatore, tra cui Milik, che mi permette comunque di giocare sui cross, Kostic, mi porto insomma un po' un cambio per ruolo, va bene? Quindi per avere un po' tutta la rosa comunque completa. Vi faccio vedere al volo le istruzioni individuali, che sono, ragazzi, le seguenti: il difensivo su Vieira e l'ancoraggio su Mbappé. Stop, ragazzi, sono semplicissime, non date altre istruzioni. Prima di tutto provate appunto le squadre così come sono con le loro passive originali, senza dare troppe indicazioni. Se poi vedete che appunto la cosa non funziona, a quel punto aggiungete un pochino. Volevo anche ricordarvi, ragazzi, per chi non lo sapesse, intanto che sono aperti gli abbonamenti al canale. È disponibile tra l'altro anche dalla descrizione di questo video una mia pagina con tutta una serie di link, con appunto lo shop di Locatalan, tutta un'altra serie di link insomma dove potete contattarmi e eventualmente entrare anche a far parte voi della community. Quindi mi raccomando, ragazzi, vi aspetto anche lì. Per chi volesse c'è anche il link di Amazon, il link di Gamivo, appunto, dove passando semplicemente da questi link supporterete il canale, come un po' per l'abbonamento. L'abbonamento invece, a differenza di questi ultimi due, diciamo che ha un piccolo costo, ma l'abbonamento al canale di YouTube, ragazzi, ha un costo di 1 euro, di 2 euro, dove fondamentalmente non cambia la vita a nessuno, ma per me sono comunque importanti per la mia crescita e allo stesso tempo, ragazzi, comunque sblocchereste voi dei contenuti in esclusiva dedicati a tutti gli abbonati. Io vi ringrazio, ragazzi, di essere stati qui con noi, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tanan. Ciao!